Ciao a tutti e benvenuti su Italiano Vero. Se volete imparare l'italiano e migliorare la vostra conversazione italiana, siete nel posto giusto. Oggi io e Marta vogliamo aiutarvi con un'attività di Italian Listening Practice davvero speciale. Vedremo insieme le frasi essenziali per la vita di tutti i giorni. Questo video è perfetto per chi cerca un'esperienza di Italian for Beginners o per chi è un livello Italian A1 o A2. Prima di iniziare però ho un piccolo favore da chiedervi. Se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. È fondamentale per noi. Ci aiuta a far crescere questa comunità di persone che vogliono imparare l'italiano in modo semplice e naturale. Commentate anche dicendo da dove ci seguite, leggiamo tutto. Allora Marta, sei pronta per questa lezione di italiano dedicata alle basi? Prontissima Luca, ciao a tutti! Mi piace molto l'idea di oggi perché spesso chi inizia a studiare ha bisogno di frasi semplici ma efficaci per sentirsi sicuri. È così che si impara a pensare in italiano, no? Usando parole che sentiamo ogni giorno. Esatto Marta, proprio così. Immaginiamo di incontrare un amico per strada. La prima cosa che diciamo è la più semplice. Ciao, come stai? Questa è la base di ogni Italian conversation. Verissimo. Ciao è magico perché va bene sempre, sia quando arrivi che quando te ne vai. E come stai mostra che ti interessi all'altra persona. Però Luca, a volte usiamo anche come va, giusto? Sì, come va è molto comune tra amici. È un modo molto naturale di parlare. Magari qualcuno ci risponde «Tutto bene, grazie». E tu? È una frase corta, ma utilissima per il nostro vocabolario italiano. È vero. Tutto bene è la risposta standard a quasi ogni domanda sulla salute o sulla vita in generale. Come va? Tutto bene. Come stai? Tutto bene. È facile da ricordare e molto positiva. Aiuta a mantenere il dialogo fluido. Giusto. La quarta invece è piacere di conoscerti. Questa è fondamentale quando vi presentate a qualcuno. Di nuovo, se volete essere un po' più formali, potete dire solo piacere. È una parola corta, ma potente, per fare una buona prima impressione durante un Italian lesson o nella vita reale. E la quinta, Luca? Cosa scegliamo come quinta espressione? Direi la parola grazie. Sembra scontata, ma non lo è. In Italia diciamo grazie per tutto e se vogliamo esagerare diciamo grazie mille. È il modo migliore per mostrare gratitudine e gentilezza. Ricordatevi di pronunciarla bene, grazie, con la E finale ben chiara. Non grazie, ma grazie. Oh sì, la pronuncia è importante. Amici, scrivete nei commenti una di queste 5 parole. Magari scriveteci buongiorno o grazie mille se vi sta piacendo questo video. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Italiano Vero per non perdere le prossime parti. È un piccolo gesto per voi, ma un grande aiuto per noi. Esatto. Marta, stavamo parlando di incontri. Ma cosa succede se siamo in un bar o in un ristorante? Ci sono altre frasi essenziali lì, giusto? Eh sì, Luca. Al bar la lingua italiana diventa ancora più viva. Pensa a quante volte usiamo la parola prendo. Non diciamo solo voglio un caffè, ma usiamo frasi più dolci e naturali. È un passaggio importante per chi vuole davvero imparare l'italiano e sentirsi come un locale. Hai proprio ragione, Marta. Entrare in un bar è il cuore della vita in Italia e sapere ordinare correttamente è un passo enorme per chi vuole fare una vera Italian conversation. Spesso nei libri si legge «Io voglio un caffè», ma noi italiani non lo diciamo quasi mai, vero? Suona un po' troppo forte, quasi aggressivo. Oh sì, suona malissimo. Sembra un comando. Invece per noi la gentilezza è tutto quando entriamo in un locale. Usiamo parole più dolci per il nostro vocabolario italiano. Ad esempio io dico sempre «vorrei un cappuccino, per favore». Quel «vorrei» cambia tutto il tono della conversazione. Esatto. Vorrei è il condizionale, una forma che impariamo spesso nei corsi di Italian B1, ma che è utilissima anche per chi è a livello Italian A1. È magica.
E poi c'è quella parola che hai detto tu, per favore. Ragazzi, se volete che il barista vi sorrida, usate sempre per favore. È la chiave per un'ottima conversazione italiana. È vero. E Luca, che mi dici di quando siamo pronti a pagare? Spesso gli studenti si bloccano e non sanno come attirare l'attenzione del cameriere in modo educato senza urlare «Hey!» in mezzo al ristorante. Ah, ottima osservazione. In quel caso basta un semplice scusi. Scusi, il conto per favore. È una frase che ogni studente di Italian for Beginners dovrebbe conoscere a memoria. È chiara, semplice e molto naturale. È così che iniziamo a pensare in italiano, collegando il bisogno all'espressione corretta. Giusto. E se siamo in un gruppo di amici e vogliamo offrire noi, possiamo dire «offro io». È un'espressione che scalda il cuore e ci fa sentire subito parte di un vero italiano, vero gruppo di amici. Ma senti Luca, prima di continuare con altre situazioni, fermiamoci un attimo per la nostra analisi. Molti dei nostri amici che ci seguono per fare Italian Listening Practice apprezzano quando spieghiamo bene le parole. Assolutamente. Allora, vediamo le 5 espressioni chiave di questa seconda parte. La prima è sicuramente vorrei. Come abbiamo detto, significa I would like. È molto più gentile di voglio, I want. Usatela per ordinare qualsiasi cosa, un caffè, un cornetto o un'informazione. È la base per chi vuole learn Italian con eleganza. La seconda è la coppia per favore e per cortesia. Significano please. Potete usarle indistintamente alla fine di ogni richiesta. Un bicchiere d'acqua, per favore. Ricordate che la gentilezza apre tutte le porte in Italia, specialmente se state facendo i vostri primi dialoghi in italiano. La terza espressione è il conto, per favore. Il conto è il pezzo di carta dove c'è scritto quanto dovete pagare al ristorante. È una delle frasi più cercate da chi studia Italian basico. Non abbiate paura di usarla, i camerieri sono abituati. La quarta parola è scusi. È il modo formale per attirare l'attenzione di qualcuno che non conosciamo o per chiedere scusa se passiamo tra i tavoli. È molto utile per il vostro ascolta italiano quotidiano perché la sentirete ovunque, sulla strada o sui mezzi pubblici. E la quinta è prego. Questa parola è incredibile perché ha 1000 usi. Se qualcuno vi dice grazie, voi rispondete prego, ma se un cameriere vi porta il caffè, vi dirà prego mentre lo appoggia sul tavolo. Significa anche you're welcome o here you go. È una parola pilastro per chi vuole imparare italiano bene. Wow, queste parole sono davvero degli strumenti potenti. Amici, se state trovando utili questi consigli per il vostro Italian podcast quotidiano, fatecelo sapere con un commento. Magari scriveteci «Vorrei imparare meglio l'italiano» e ricordatevi di mettere un like se questo metodo semplice vi piace. Ci aiuta tantissimo a continuare a creare contenuti gratuiti per voi. Vero. E se non volete perdere le prossime lezioni di Italian Listening Practice, cliccate sulla campanellina dopo esservi iscritti. È il modo migliore per restare in contatto con noi. Allora Marta, abbiamo visto il bar, ma se fossimo persi in una città italiana, magari a Roma o a Firenze, e avessimo bisogno di indicazioni? Ah, questo è un classico. Perdersi tra le bellezze italiane è facile, ma chiedere aiuto è un'ottima scusa per praticare un po' di conversazione italiana dal vivo. Ci sono delle frasi specifiche che possono salvarci la vita in quei momenti, specialmente se cerchiamo un posto importante, come una farmacia o la stazione. Allora Marta, hai proprio ragione. Perdersi tra le bellezze di Roma, Firenze o Venezia può essere un'avventura bellissima, ma a un certo punto dobbiamo pur ritrovare la strada per tornare in hotel o per andare a mangiare una buona pizza. Per chi sta facendo questo Italian Listening Practice è fondamentale sapere come chiedere aiuto in modo naturale. Se vi sentite persi, ricordate che un sorriso e una frase semplice come «Scusi, posso chiedere un'informazione?» aprono ogni porta. È un ottimo modo per praticare la vostra conversazione italiana dal vivo, con persone reali.
A proposito, se questo video vi sta aiutando a migliorare il vostro vocabolario italiano, non dimenticate di iscrivervi al canale Italiano Vero. È il modo migliore per sostenerci e non perdere le prossime lezioni di Italian for Beginners. Ci teniamo tantissimo a far crescere questa comunità. Oh sì. Scusi, posso chiedere un'informazione? È proprio la frase perfetta per iniziare. È gentile ed dà il tempo all'altra persona di fermarsi e prestarvi attenzione. Spesso i turisti dicono solo il nome del posto, tipo Colosseo, ma noi vogliamo imparare l'italiano vero, quindi è meglio usare frasi complete. Ad esempio, dov'è la stazione? È una domanda corta ma chiara e molto efficace. Esatto, Marta. Dov'è è la contrazione di dove è. È semplicissimo da ricordare per chi è a livello Italian A1 o A2. Possiamo chiedere: dov'è la farmacia? Dov'è il bagno? Questa è forse la domanda più importante di tutte quando si viaggia in un paese straniero. Non sottovalutatela mai, amici. Ah, sicuramente. Ma sai, Luca, a volte cerchiamo qualcosa di più specifico, come un bancomat o un supermercato. In quel caso possiamo usare un'altra espressione molto naturale. C'è un bancomat qui vicino? C'è significa is there. È una struttura base del nostro italiano basico, ma è incredibilmente utile per risolvere piccoli problemi quotidiani. Verissimo. La parola qui vicino è davvero una parola chiave. Significa nearby. Se chiedete semplicemente dov'è un bancomat, magari qualcuno vi indica un posto che si trova dall'altra parte della città. Invece, aggiungendo qui vicino, restringete il campo e risparmiate molta fatica. È così che iniziamo a pensare in italiano in modo strategico, usando le parole giuste per ottenere quello che ci serve. E quando qualcuno ci dà la risposta? Questo è il momento difficile. Magari ci dicono gira a destra o vai sempre dritto. Anche se non capiamo ogni singola parola subito, l'importante è cogliere le direzioni principali: destra, sinistra e dritto. Sono termini che ogni studente di italiano B1 o anche di livelli più bassi deve conoscere bene per non girare a vuoto per ore. Giusto. E se non capiamo? Nessun problema. Non bisogna vergognarsi. Possiamo dire con calma: può ripetere per favore. Non abbiate mai paura di chiedere di ripetere una frase. Gli italiani sono generalmente molto pazienti e felici di aiutare chi prova a parlare la loro lingua. Marta, che ne dici se facciamo la nostra solita analisi del lessico anche per questa parte? Abbiamo usato espressioni molto pratiche per questa conversazione italiana. Certamente. Ecco le nostre 5 espressioni chiave per muoversi in città. La prima è scusi, un'informazione. Come abbiamo detto, è il modo più educato e naturale per fermare un passante. È come dire excuse me, I need some information. È il primo passo per un Learn Italian di successo nelle strade italiane. La seconda è la domanda magica. Dov'è? Significa where is. Potete aggiungere qualsiasi cosa dopo. Dov'è il museo? Dov'è la piazza? È la frase più utile in assoluto per chiunque stia facendo Italian Listening Practice prima di un viaggio in Italia. Ricordate la pronuncia, l'accento è sulla E finale. Dov'è? La terza espressione è qui vicino. Significa nearby o close by. È fondamentale per trovare servizi utili senza dover camminare per chilometri. C'è una farmacia qui vicino? Usatela spesso, vi semplificherà molto la vita durante le vostre vacanze. La quarta è può ripetere? Questa è la vostra ancora di salvezza. Se qualcuno parla troppo veloce per il vostro attuale livello di Italian for Beginners, usate questa frase. Potete anche aggiungere più lentamente, per favore. Vi aiuterà tantissimo a migliorare il vostro ascolto italiano senza sentirvi frustrati. E la quinta? Direi le direzioni base. A destra, a sinistra e dritto. Senza queste 3 parole è quasi impossibile arrivare a destinazione seguendo le indicazioni di qualcuno. Destra è right, sinistra è left e dritto è straight. Provate a ripeterle ad alta voce mentre ci ascoltate. Aiuta molto la memoria. Ottimo lavoro, Marta. Amici, ora tocca a voi. Scrivete nei commenti una domanda usando quello che avete imparato. Ad esempio, dov'è la pizza più buona? Usate queste frasi per fare pratica reale.
Mettere in pratica quello che imparate in un Italian podcast è il vero segreto per non dimenticare nulla. E se vi piace questo stile di imparare italiano in modo rilassato, lasciate un bel like al video. Ci fa capire che il contenuto vi piace e che volete vederne altri. Luca, abbiamo parlato di bar, di ristoranti e di strade, ma c'è un altro luogo dove le frasi essenziali sono assolutamente fondamentali: il negozio. Fare shopping, comprare un souvenir o semplicemente un regalo richiede un po' di vocabolario specifico, specialmente per parlare di prezzi e taglie. Chissà se i nostri amici sanno come chiedere quanto costa qualcosa o se c'è uno sconto in modo naturale. Hai proprio ragione, Marta. Andare a fare shopping o comprare un piccolo souvenir è un'ottima occasione per mettere alla prova il proprio vocabolario italiano in una situazione reale. Quando entriamo in un negozio, la prima cosa che facciamo è guardare i prezzi, ma se non li vediamo, dobbiamo saper chiedere con garbo. Quanto costa è la frase universale, ma per rendere la vostra conversazione italiana ancora più fluida e naturale, potete dire: «Scusi, quanto viene questo?» Suona molto professionale, vero? È un piccolo trucco per chi vuole pensare in italiano come un vero madrelingua e non solo tradurre letteralmente dalla propria lingua. Oh sì, quanto viene è molto comune. E se entriamo in un negozio di abbigliamento, spesso vogliamo sentire il tessuto o vedere se un vestito ci sta bene. In quel caso, la domanda fondamentale per ogni Italian lesson pratica è: «Posso provare questo?» Indica che vogliamo andare nel camerino. È una frase semplice, perfetta per chi è un livello italiano A1 o A2, perché usa il verbo potere, che è utilissimo in 1000 situazioni diverse. Esatto. E una volta nel camerino, Marta, arriva il problema della misura. Magari il vestito è troppo grande o troppo piccolo. In quel caso dobbiamo chiedere una taglia diversa. Avete una taglia più grande? O avete una taglia più piccola? Sapere queste frasi trasforma un momento di stress in una divertente conversazione italiana. Aiuta tantissimo a sentirsi sicuri di sé mentre si fa questo tipo di Italian listening practice nella vita reale. Verissimo, Luca. E non dimentichiamo il momento del pagamento. A volte, specialmente nei mercatini locali, ci piace chiedere se il prezzo è fisso. Possiamo chiedere con un sorriso: «C'è uno sconto?» Magari non sempre funziona, ma chiedere non costa nulla, giusto? Fa parte dell'esperienza di chi vuole learn Italian vivendo la cultura al 100%. Se poi il prezzo ci convince, diciamo semplicemente: «Lo prendo». Lo prendo è la frase finale perfetta. Significa che l'affare è fatto. Prima di concludere questo nostro incontro di oggi, facciamo l'ultima analisi del lessico. Queste 5 espressioni sono fondamentali per il vostro italiano basico quotidiano. La prima è «quanto costa?» o «quanto viene?». Entrambe servono per chiedere il prezzo. «Quanto viene» è un po' più colloquiale e naturale, molto usato negli Italian podcast e nella vita vera. La seconda espressione è «posso provare?» È essenziale nei negozi. Ricordate di sorridere mentre lo chiedete. La terza è la taglia. In inglese è size. È una parola che confonde molti studenti di Italian for Beginners, ma una volta imparata non la dimenticherete più. «Qual è la sua taglia?» vi chiederà il commesso. «La mia taglia è la M», risponderete voi. La quarta è «c'è uno sconto?» Una frase che può farvi risparmiare qualche euro e che vi fa sembrare subito più esperti nella lingua. La quinta, infine, è «lo prendo». Significa «I'll take it». Usiamo il pronome lo per riferirci all'oggetto che abbiamo scelto. È un ottimo esercizio per chi vuole iniziare a pensare in italiano e smettere di tradurre parola per parola. Che bella carrellata di frasi utili abbiamo fatto oggi! Amici di Italiano Vero, speriamo che questo dialogo vi aiuti a sentirvi più pronti per la vostra prossima avventura in Italia. Scriveteci nei commenti quale di queste situazioni vi spaventa di più: ordinare al bar o chiedere indicazioni per strada. Usate una delle parole che avete imparato oggi per rispondere. Esatto, leggiamo ogni vostro commento con grande gioia.
Se questo video di Italian Listening Practice vi è piaciuto, mettete un like e se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. È davvero importante per noi, ci permette di capire che il nostro lavoro vi aiuta a imparare l'italiano con il sorriso. Potete anche attivare la campanellina per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video per il vostro Ascolta Italiano quotidiano. È stato un piacere passare questo tempo con voi. Ricordate che la costanza è il segreto. Ascoltare un po' di italiano ogni giorno, magari mentre cucinate o camminate, farà miracoli per il vostro livello italiano B1 o superiore. Grazie mille per averci seguito fin qui. Non vediamo l'ora di leggervi nei commenti e di continuare a studiare insieme a voi. Ciao a tutti e alla prossima!